parcheggio, noi cerchiamo di utilizzare gli spazi disponibili anche 2 o 3 volte, anche per 2 o 3 diciamo, utilizzi. Siamo al limite un po' vicino al parco naturale, perché nell'altra direzione c'è il lago di Anterselva, la cui acqua noi non possiamo utilizzare perché è riserva naturale, ma anche in questa direzione ed è anche giusto così, c'è questa riserva, il parco naturale più ricco d'acqua, più ghiacciai dei 7 parchi naturali che al momento in Alto Adige ci sono, e anche con gli investimenti i miglioramenti che faremo per le Olimpiadi, per i Giochi Olimpici, non andremo ad espanderci, utilizzeremo esclusivamente spazi che già andiamo, non usciremo di 1 metro da qui. Andremo a toccare l'impianto Innevamento, per fortuna, e ora il nostro non so, avrà 25 anni e al momento abbiamo bisogno, ci mettiamo 28 giorni per innevare, fino al 26 vogliamo portarlo a 8 giorni per innevare, perciò abbiamo un bel obiettivo, ma è importante perché adesso oggi non possiamo iniziare, possiamo iniziare quando la temperatura e l'umidità c'è, e lì entro pochissimi giorni dovremo avere tutto pronto. Al momento, se a metà novembre possiamo iniziare, in 28 giorni non ce la facciamo a mettere in funzione tutto col 1° dicembre, per esempio. Questo parcheggio qua lo utilizziamo come parcheggio ufficiale per il lago di Anterselva tutta l'estate, il lago che è più avanti di poche centinaia di metri, lo utilizziamo per i mezzi delle squadre, poi in occasione della Coppa del Mondo lo riempiamo di mezzi per le squadre, e poi lo utilizziamo anche per la produzione neve tecnica, mi raccomando, non è neve artificiale, non si dice neve artificiale, la neve artificiale in teoria è quella che è da teatro, da film, spero come si chiama, la neve tecnica è quella che è neve naturale prodotta in modo tecnico, alla fine non è nient'altro, anche se la consistenza e l'aspetto è veramente diverso. Adesso andiamo a vederlo già solo nel peso. Produciamo circa 50.000 metri cubi di neve ogni anno, 1/3 qua e 2/3 fuori, perciò un 15-17.000 metri cubi li produciamo qua. Arrivano montagna alta come l'edificio, poi al giorno zero arrivano le ruspe, arrivano i camion e portiamo fuori in quei posti dove neve non potevamo produrre perché non c'era l'impianto, sempre se nel frattempo non è nevicato, perché se è nevicato dobbiamo prima togliere la neve naturale, uno per fare il fondo con la neve tecnica, ma soprattutto anche perché i camion non riescono a viaggiare con 40 cm di neve, come è stato l'inverno scorso tra l'altro, dove siamo partiti e avevano detto sì, arriva anche quella naturale, dopo di quello non è più nevicato. Avessimo dovuto fidarci di quella neve naturale che c'era, allora già le gare di Coppa del Mondo, perché la garanzia non è che la diamo il lunedì di quella gara, le garanzie come anche Val Gardena, Val Badia, le garanzie le devono dare già molto prima, per noi vale la stessa cosa. Con neve naturale molto spesso non si riuscirebbe a garantire la gara stessa. Questo comunque è ad utilizzo triplo questo spazio qua. Pesi dalla vita quotidiana, 1 metro cubo di riso, 1 metro cubo di farina, interessante quanto cambia già da riso a farina. Io non avrei mai pensato che 1 metro cubo di riso è più pesante di 1 metro cubo di farina, perché pensato è più... Neve tecnica, 1 metro cubo, neve naturale. Adesso parliamo di neve fresca, non parliamo di neve lì da 1 settimana, quando arriva anche a 700 kg. Adesso neve come cade? Qui vuol dire che cade a temperature basse, qui cade a temperature alte, siamo comunque sempre ai 70-140. Questo ovviamente è acqua, che 1 metro cubo è 1 tonnellata, sono 1000 kg. Questo è interessante perché fa il fondo giusto, anche un altro momento che si scioglie, questo è molto più consistente, è per quello che per noi è importante, diciamo, tenerla come base. Pensavo al contrario invece, per ignoranza pensavo che invece fosse più importante una base di neve fresca. No, il terreno ghiacciato sì, terreno ghiacciato, perché sennò è il problema che in teoria comincia a sciogliersi anche
da sotto, e che quando adesso nevica, no? Anche se nevica 20 cm la sera non c'è più, ma perché? Perché il terreno è ancora caldo, non è ghiacciato, allora la neve si scioglie dall'alto e dal basso. Quando invece il terreno ghiacciato, in pratica da su è coperto, e il tipo di neve molto più compatto fa sì che in pratica fa da strato base, e poi cade sopra in pista, rimane anche, no? E ci sta anche a parte il poligono dove la quota è diciamo determinata, viene rastrellata a un certo punto, in pista 50 cm in più o 50 cm in meno, non c'è problema. Questa neve naturale cade più o meno a questa temperatura, e quella tecnica fatta diciamo a giusta finestra, giusta relazione, Feuchtkugel temperatura in pratica è la relazione, l'importante è la relazione tra temperatura e umidità. Più umido è, più bassa deve essere la temperatura per poter nevicare, perché l'aria fredda che serve più umidità, o che riesce come si dice, a tirare su più umidità, quella più calda è, meno riesce a tirare su. Noi abbiamo sempre il problema del lago vicino, che ci alza l'umidità. La stessa temperatura a valle possono già cominciare a nevicare molto prima di noi, perché hanno molto meno umidità. E la relazione, questa Feuchtkugel temperatura, che è l'espressione in italiano non so neanche, che è la relazione tra umidità e temperatura, ed è quello che è determinante. E questa temperatura Feuchtkugel, cioè questa combinazione, è sempre sotto alla temperatura esterna, alla temperatura normale di circa 2,5 gradi, e questa in teoria risponde anche alla domanda: ma si può sparare anche a più gradi? In teoria sì, perché 1 grado sopra zero vuol dire che questa Feuchtkugel temperatura la porta a 1,5 gradi sotto zero, e perciò lo puoi. Per netta temperatura no, perché qua non si aggiunge niente, poi andremo a vedere, importante, non si aggiunge niente, ma più importante ancora, noi non consumiamo acqua. Produzione di neve non consuma energia, al momento anche discusso, al momento è un tema purtroppo molto presente, ma non consumiamo. Adesso io dico noi non consumiamo acqua, com'è possibile? Gliela ridate in genere. Noi utilizziamo acqua, ma non consumiamo, e cambia. Cioè, l'acqua torna o vaporizza o torna quando si scioglie, ma l'acqua rimane, cambia aspetto e poi torna di nuovo nel giro. E quello cambia però, perché non è come in altra produzione di qualcosa, consumi acqua di 10 litri e alla fine ne rimangono solo 3, 10, 7 di consumi. Noi no, in teoria la mantieni. Per un metro cubo di neve programmata, di neve tecnica, hai bisogno di 400 litri di acqua. Questa più o meno è la relazione 1:3 più o meno, ma non consumi e non si aggiunge niente, anche questo è importante, perciò ci sta anche a non utilizzare la parola neve artificiale, perché non ci sono aggiunte, è solo la giusta relazione tra acqua, aria ed energia. Energia non poca, devo dire, perciò sono curioso per tutti noi centri sportivi nell'inverno che viene come le bollette al momento è veramente una discussione, però spero che non, noi speriamo, io spero, perché anche i miei figli sciano, io spero che adesso non vanno a toccare, perché non è solo gara, è anche turismo ed è anche gioventù che gareggia, e anche, sai, al momento ma devono sparare, al momento è anche quello che garantisce ai giovani di poter praticare, giovani carristi locali, di poter praticare lo sport, sai? Poi a toccare le notturne e dire ma veramente dobbiamo fare le notturne è un'altra cosa, ma diciamo, a mettere in discussione la base economica o sportiva di tutte le associazioni sportive, un po', secondo me è un tema un po' delicato, però al momento si discute anche di questo, è vero, perché le bollette volano.